Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ford Gran Torino di Starsky e Hutch, un modello in scala 1:8 edizione Hachette, e questo è il nuovo pacco che mi è arrivato. All'interno abbiamo sempre 3 numeri, ma prima di iniziare con questo video unboxing volevo fare gli auguri a tutti i miei iscritti e tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, auguri a voi, una serena Santa Vigilia e un sereno Santo Natale domani, e a tutti i vostri cari più cari, grazie con tutto il cuore. Allora, andiamo a vedere cosa troviamo all'interno di questi fascicoli. Poi alla fine, prima di salutarci, restate con me perché prenderò tutto quello che ho montato fino al numero 42. Diamo una rapida occhiata all'interno dei fascicoli. Se avete piacere, mi rivolgo a coloro i quali mi visualizzano ma non si sono ancora iscritti: iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Riceviamo l'ultima delle 4 ruote, poi arriverà anche la quinta che è la ruota di scorta, ma così avremo il nostro modello stabile sulle 4 ruote. Controllate che il copertone non abbia delle crepe. A me è successo, l'ho fatto sostituire, Hachette non vi crea problemi. Dovete fare almeno una foto, io ne mando 3, almeno una foto, specificare la collezione che state facendo e il fascicolo. Il pezzo non dovete spedirlo indietro, ma rimane a voi. Ecco qui, montaggio molto semplice. Passiamo al numero 45. Poi ovviamente, una volta finito questo video, stavo guardando una cosa, scusate ragazzi. Dicevo, una volta finito questo video seguiranno i video del montaggio. Ho appena detto segue il numero 45, ma dopo il 43 generalmente c'è il 44 e magari vale anche per me. Eccolo qua, il 44. Iniziamo bene. Voilà, la seconda di copertina con i numeri utili e servizi. Per quanto riguarda gli ammortizzatori anteriori, per coloro i quali magari mi vedono per la prima volta, ecco, sappiate che non c'è niente da fare. Come ho già spiegato dall'inizio, il problema non è nelle molle troppo dure, tutt'altro, ma è nel sistema di leve che è stato fatto in maniera errata. Infatti, se provate a girare il modello al contrario e premere sulle ruote, vedrete che tendono ad andare verso la parte interna e non verso l'esterno, quindi non potrà mai ammortizzare il modello. Però ripeto, come ho detto sempre altre volte, non dobbiamo giocarci, il modello rimane comunque un'ottima riproduzione. Ecco qui. Poi spiegherò tutto nel video di montaggio. Ecco, vi faccio solo vedere le immagini perché non voglio fare video troppo lunghi. Procuratevi del nastro carta, non del nastro adesivo da elettricista, perché il termo estinguente è soggetto
all'escursione termica come tutti i materiali, ma ancora di più rispetto a quello che è il nastro di carta, e col tempo si stacca e vi lascia poi quell'adesivo attaccato antipatico, insomma brutto, e poi perderebbe la sua destinazione d'uso perché non terrebbe più i cavi. Sto parlando ovviamente, lo vedrete poi nel montaggio, del nastro carta che permette di mantenere i cavi in posizione e in ordine sopra lo chassis, il telaio. Andiamo all'ultimo numero, il 45. Avete fatto caso? Ci danno i raccoglitori per mantenere in ordine e in sicurezza i fascicoli e poi ci arrivano disastrati, come ho fatto già notare. Questo è un peccato. Ci vorrebbe anche la cura per coloro i quali spendono dei soldi in tutto. Visto che non esiste il controllo della qualità, almeno che ci fosse attenzione nel fare degli imballi che permettano al pezzo di arrivare integro anche per quanto riguarda il fascicolo. Ecco qui, questo è il montaggio della centralina elettronica numero 2, perché la centralina elettronica vera e propria l'abbiamo montata e la monteremo nell'uscita precedente, la 44, che è questa. Ed è una centralina molto ricca, ve lo dico subito, ci sono diverse funzioni. Comunque state tranquilli perché il montaggio non è affatto difficoltoso, è tutto specificato bene, poi io cercherò di fare quello che posso per aiutarvi, ma ripeto, anche da soli, se guardate le istruzioni ce la fate, non vi preoccupate, non guardate l'intreccio dei fili perché ognuno verrà messo uno per uno, quindi nelle sedi dedicate, numerate, anzi in questo caso ci sono le lettere, quindi non vi preoccupate. Bene, il 46 mi arriverà insieme al 47 e 48 nel prossimo invio e saranno i pezzi per il montaggio della centralina elettronica, la terza fase. Qui ci sono i LED rossi e bianchi. Bene, adesso metto pausa al video e preparo tutto quello che ho montato fino al numero 42. Ci vediamo dopo. C'è qualcosa che non va, Michele forse ha dimenticato un piccolo passaggio e farvi vedere il contenuto. Una cosa da niente, Ragazzi, non vi preoccupate, dai. Chi mi conosce non ci fa neanche più caso ormai. L'importante è che me ne sono accorto. Allora, pneumatico, eccolo qui. Battistrada molto bello. Queste le scritte sopra. Stavo cercando di leggere questa parte più piccola, vediamo se ce la faccio. Eccola qui. Guardate. Ecco. Ok. Poi abbiamo il suo perno centrale, questo è il coprimozzo in plastica cromata, due serie di viti GM e DM, questa è la rondella che viene interposta tra la vite e il cerchione, e poi abbiamo questo che è lo stemma del tappo di chiusura del coprimozzo, questo qui. Andiamo a vedere quello che c'è scritto sopra, se ce la facciamo, anche se l'ho fatto anche vedere nelle prime uscite del primo pneumatico, se
non avete mandato il video avanti veloce. Allora, questo va girato così. Vi chiedo scusa per le mie dita tutte rovinate e perché sto lavorando con degli oli e purtroppo anche lavandole bene non riesco perché sono tutte spaccate, quindi vi chiedo scusa. Voi concentratevi sul pezzo, ecco qua, così riuscite a leggere. Guardate, avete visto come sono incise perfettamente bene? Bello. Abbiamo visto anche questo. Via 1. Mamma mia, oh. Stavo guardando da vicino le mie dita. Oh, per carità. Olè. E il 43 lo abbiamo visto. Guardiamo il 44, che è la centralina elettronica. Eccola qui. Come vi dicevo, è una bellissima centralina perché ha davvero tante funzioni. Non sono un elettricista, ma lo capisco da tutti gli spinotti, se così si chiamano, non me ne vogliono gli elettricisti. Ecco. Ok. Eccola qui. Questa è la centralina, quella che poi permetterà tutte le funzioni elettroniche. Allora, vediamo cosa abbiamo oltre alla centralina. Abbiamo anche dei LED all'interno contenuti in questa uscita. Questo qui è il cavetto alimentazione, quindi quello che poi partirà dalle batterie, dal pacco batterie. Questo è l'interruttore cavetto dei fanali anteriori. Controllate solo che funzioni, che faccia il click. Poi ovviamente lo testeremo meglio quando lo monteremo. E poi infine abbiamo questo che è LED cavetti dei fanali anteriori. Ecco qui. Poi abbiamo anche le rondelle, queste qui, che serviranno per fissare i 4 punti, vedete? Che abbiamo i 4 cerchi della centralina. Questi che vedete dietro. Ecco, le rondelle andranno messe sopra per poter poi fissare la centralina. Ok, e abbiamo visto anche questo. E infine, numero 45, abbiamo l'altoparlante con il cavo che riprodurrà il suono sia del clacson che dell'accensione del motore e della sua accelerazione. Mi raccomando, attenzione all'altoparlante, non toccatelo assolutamente sopra. Io vi ho fatto vedere come proteggerlo. L'ho fatto per la Lancia Stratos, andate a vedere. Mettete comunque, prendete un cartoncino, una moneta da 2 euro, tagliatelo intorno e poi applicatelo con un nastro carta qua sopra in battuta, così mentre lo lavorate. Vabbè che no, non serve su questo ragazzi, perché qua ce lo fa montare subito, scusatemi. Vi avevo dato questo consiglio perché nell'altro non l'abbiamo ancora montato, nell'altro modello. Qui invece lo montiamo subito, quindi non serve. Comunque fate attenzione, soprattutto ai metalli. Se avete dei cacciaviti teneteli lontani perché qui c'è un magnete dietro e se avvicinate un cacciavite che è piccolo ve lo attira subito e danneggiate la membrana. Ricordatelo perché vi può capitare. Poi abbiamo una serie di viti BM.
Poi abbiamo questo che è l'interruttore e cavo del rombo del motore. Controlliamo l'interruttore. E poi abbiamo infine questo che è l'interruttore e cavo del suono del clacson. Vedete, sono identificati non solo dalle lettere ma anche dal colore, quindi non ci si può assolutamente sbagliare. Hanno fatto un ottimo lavoro, ma d'altronde con un modello che è fatto e riprodotto così bene non ci si poteva aspettare diversamente. Bene, adesso prendo quello che abbiamo montato e ci vediamo dopo. Stavolta va bene così. Ecco qua, qui siamo al montaggio numero 42, c'è veramente tanto. Nel prossimo numero, che è il 43, andremo a montare il pneumatico. Io mi sono già, nel video che avevo fatto precedentemente, creato i filetti con un lubrificante qui nel metallo. Questo andremo a montarlo anche nel numero 43, che è il disco posteriore, con il suo cavetto. Il lampeggiante, che non è funzionante, ma come più volte ho sottolineato e sottolineerò, è stato eseguito con una plastica che sembra accesa, che viva di luce propria. È fatto benissimo. Non avrebbero potuto fare di meglio. Tra l'altro questa sembra essere una calamita, ma credo che ci sarà qualcosa sul tettuccio poi, perché probabilmente ci sarà una calamita sotto il tettuccio, perché vedete qui abbiamo un metallo che se lo mettiamo sul ferro non succede nulla, quindi non è un magnete. Probabilmente il magnete sarà sul tettuccio dell'auto. Il parafango anteriore sinistro, le luci poi saranno inserite anche qui per la freccia, la scritta Gran Torino in rilievo, guardate che spettacolo, anche i filetti, tutto verniciato, metallo, il musetto, opera d'arte, targa in metallo, tutto ciò che vedete di colore rosso è metallo e anche la mascherina è metallo. Quello cromato invece è tutto plastica. Ecco qui i LED che abbiamo visto prima, dove andranno inseriti, e in più saranno illuminati anche questi. Quindi davanti avremo 6 luci. E adesso andiamo a vedere il modello per come riusciamo, perché è grande. Pensate che la batteria ha i tappi da inserire uno per uno, così come i morsetti. Tutto quello che vedete di colore azzurro, tranne che questo, il coprifiltro, e quello in argento sotto, è tutto in metallo. E tutto quello che vedete qui è tutto metallo. Questi sono solo di plastica, questi, le coperture interne dei parafanghi anteriori. Tutto quello che vedete invece qui è tutto in metallo. Guardate il motorino d'avviamento, l'alternatore, che precisione, che bello. Le pipette, che vi ho fatto vedere come farle, metterle tutte diritte. Lo sterzo, non vi preoccupate, lo sterzo ha un punto morto molto lungo, vedete? Però poi gira e ci interessa questo. Quando avremo il volante sarà ancora più semplice. Questo è il cavetto poi di alimentazione, che va dal pacco batterie poi alla scheda, e questa è la parte che abbiamo sotto. E poi penso di avervi fatto vedere davvero tutto.
albero motore che gira. Qui abbiamo il pacco pile. Bene, penso di avervi davvero fatto vedere tutto. Io vi ringrazio del vostro tempo, rinnovo i saluti e gli auguri per un sereno Santo Natale. Ciao ragazzi, quindi e a tutti i vostri cari più cari. E mi raccomando, non mancate, perché adesso vado a preparare il video numero 43, il 44 e il 45. Stefano, non ti preoccupare che se tutto bene riesco a farli. Qui abbiamo perso un pezzo del terminale, ma non ci sono problemi perché sono semplicemente appoggiato, cioè innestato all'interno a secco. Ciao a tutti!